In occasione del 30° anniversario dell'Istituto Magnificat della Custodia di Terra Santa, il Christian Media Center presenta uno speciale Terra Santa News dedicato alla musica come strumento di pace e dialogo tra culture e religioni. Testimonianze e storie per celebrare 3 decenni di speranza. Nel 1988 ho lasciato l'insegnamento di organo al Conservatorio di Pesaro perché mi avevano chiesto di andare in Terra Santa per la parte musicale, però in 7 anni non sono riuscito a fare niente e in un momento, in quel tempo di disperazione, ho fatto un pellegrinaggio a piedi da Gerusalemme al santuario della Madonna di Ein Carem, la visitazione, il santuario del Magnificat. Ho chiesto a Nostra Signora del Magnificat, è giusto che io stia qui per non fare niente, avendo lasciato un insegnamento per me tanto importante. La Madonna ha compreso la disperazione mia. Giugno seguente c'è stato il capitolo, ho proposto di aprire una scuola di musica e tutti i frati hanno accettato, accolto l'idea. E così nel novembre seguente abbiamo incominciato con 2 insegnanti donne, una per il solfeggio, una per il pianoforte, abbiamo cominciato a insegnare. Così era per il servizio della Chiesa al Santo Sepolcro e agli altri santuari della Custodia di Terra Santa. Nel 1995 prende vita, nel cuore della città vecchia di Gerusalemme, la scuola di musica della Custodia di Terra Santa, un'iniziativa unica nel suo genere, nata per unire attraverso la bellezza della musica. Al tempo stesso, studiando la musica, di dare un lavoro ai ragazzi. Per questo abbiamo insistito molto che i ragazzi avessero un riconoscimento legale e abbiamo ottenuto con la partecipazione del Conservatorio di Vicenza che il governo italiano riconoscesse validi gli studi e quindi l'accesso ai diplomi con la validità sia per l'Italia e per l'Europa come per l'Istituto Magnificat di Gerusalemme. Con il prezioso aiuto della signora Hania Sudassabara, purtroppo oggi scomparsa, Fra Armando ha organizzato i primi corsi del Magnificat in una stanza all'interno del monastero di San Salvatore. In quella piccola sala si trovava un vecchio pianoforte, riportato in vita dalle delicate dita dei giovani studenti. L'Istituto Magnificat di Gerusalemme nasce dal sogno di unire cristiani, musulmani ed ebrei che studiano e lavorano fianco a fianco, legati dalla comune passione per la musica e l'arte. Io sono stato nominato direttore del Magnificat nel 2014, quando padre Armando è tornato in Italia, quindi erano passi molto, molto larghi da seguire. Io avevo appena finito gli studi e il custode dell'epoca, Pier Battista Pizzaballa, mi ha chiesto: abbiamo pensato a te per essere direttore della scuola. Avevo studiato musica, però già un po' di tempo fa, era un incarico molto grande per l'inizio, quindi all'inizio ero spaventato. Padre Armando era stato direttore per 19 anni, era il fondatore, la scuola aveva conosciuto solo lui e quindi ero un po' nervoso, però è stata un'esperienza bellissima. Il Magnificat è, in altre parole, un laboratorio di convivenza, un luogo in cui culture ed esperienze diverse si incontrano e si arricchiscono a vicenda. Una delle cose molto belle del Magnificat è che si può vedere questi semi di speranza con la convivenza tra ebrei, musulmani e cristiani. E questo penso che funziona al Magnificat perché non si è cercato di fare.
se uno comincia un'attività dicendo vogliamo metterli tutti insieme, nel contesto attuale, nel contesto della Terra Santa, non penso che funzionerà. Qui si è semplicemente deciso di insegnare musica, essendo aperto a tutti, e siccome la musica piace a tutti, tutti sono venuti. E quindi fa che adesso, con gente di tutte le religioni, si suona insieme, si studia insieme e se mi permettete l'espressione, si impara a fare armonia. Perché abbiamo cercato sempre di impegnare i ragazzi in modo che cantassero insieme ad altri, sia delle varie religioni che delle varie etnie, e sia anche di suonare insieme a quattro mani. E poi l'andare avanti, questo è venuto proprio l'ideale più grande, più intimo del Magnificat, appunto di fare incontrare le persone. In questo senso abbiamo ricevuto tanti aiuti proprio perché hanno visto che la cosa migliore di fare incontrare i ragazzi tra di loro, sia palestinesi, cristiani o no, musulmani, ebrei, di farli incontrare, di farli cantare insieme proprio per questo progetto di pace che tutti abbiamo nel cuore, ma che si può realizzare soprattutto facendo delle cose insieme. E non c'è una cosa più armoniosa della musica per seguire un ideale di pace. Ho visto tante belle cose qui, per esempio mi ricordo un giorno avevamo concerti a Venezia, in Italia, e c'era la professoressa ebrea che camminava nella strada mano nella mano con il piccolo ragazzo palestinese, e per loro era una cosa solo normale, e si parlavano in ebraico, e a me mi toccava ancora di più sapendo che il bambino aveva imparato l'ebraico dentro la scuola di musica, per poter condividere meglio con la professoressa alla quale era affezionato. Il Magnificat inoltre ha saputo creare un ambiente accademico vivo e dinamico, che favorisce la cooperazione e l'armonia tra gli insegnanti, studenti, personale e la società in generale. Pur non essendo estraneo alla complessa realtà politica e culturale che oggi più che mai condiziona i rapporti tra i popoli, questo spazio di amore per la musica mira a superare tali difficoltà, offrendo un luogo di incontro e dialogo autentico. Quando è capitato il 7 ottobre, e quindi ovviamente non è stato facile, però la scuola continua ad essere musulmani, cristiani, ebrei, palestinesi, israeliani, continuano comunque a suonare insieme al Magnificat, e penso che è un messaggio molto bello, una goccia, un seme di speranza in questo conflitto che purtroppo continua a durare nella Terra Santa. Gli elevati standard di insegnamento della scuola sono stati consolidati grazie a una convenzione con il Conservatorio di Musica Arrigo Pedrollo di Vicenza. Sotto la supervisione di questo prestigioso istituto italiano e del Ministero dell'Università e della Ricerca, gli allievi dell'Istituto Magnificat possono conseguire diplomi accademici riconosciuti in tutta l'Unione Europea e a livello internazionale, offrendo così agli studenti di musica della Terra Santa opportunità formative in grado di trasformare il loro futuro. Ho cercato sempre, sia a livello locale con l'istituto musicale dei palestinesi che c'è a Gerusalemme, anche con le scuole israeliane, di confrontarsi, di fare dei saggi, dei concorsi, delle gare musicali per il pianoforte, per gli archi, i violini, continuamente. E poi abbiamo fatto delle tournée insieme ad altre scuole di Zagabria, dell'Italia, della Svizzera. Abbiamo continuamente creato dei rapporti, e questo poi è sfociato che i ragazzi sono cresciuti, moltissimi hanno preso il diploma. Adesso abbiamo la gioia di avere uno che ha studiato fin dall'inizio, da ragazzino, ha studiato al Magnificat, adesso insegna pianoforte al Conservatorio di Zurigo. E così altri ragazzi che poi hanno lasciato
per tante ragioni. La Terra Santa adesso insegnano in delle scuole italiane, in delle scuole svizzere. Quindi i ragazzi veramente hanno risposto in pieno a questo impegno di studiare e di arrivare al top degli studi. L'Istituto Magnificat è incaricato di formare i nuovi musicisti della Terra Santa. Questo è un po' il primo obiettivo. E abbiamo anche però un coro formato soprattutto da adulti, a volte sono studenti, alcuni insegnanti, familiari dei nostri studenti, che si occupa delle grandi liturgie, Natale, Settimana Santa e altre grandi feste in Terra Santa. Ecco, diciamo che questo è quello che si vede all'esterno del Magnificat. All'interno rimane comunque un istituto musicale, un conservatorio di musica classica, per cui non ha grandi occasioni per esprimersi. Abbiamo inventato così l'Ayar Festival. Ayar è il mese di maggio, nelle due lingue sia ebraica che araba. E una volta si chiamava Festival Mom, anche in onore della festa della mamma. È stato un festival pensato per far conoscere l'istituto fuori dalle mura della città vecchia o da questa parte della città. Quindi cerchiamo di solito delle location dove poter fare dei concerti ogni giovedì con i migliori studenti, a volte concerti insieme studenti ed insegnanti. È un po' la promozione che si fa per le nuove famiglie. E ogni anno dopo questi concerti abbiamo nuove iscrizioni. In tanti ci chiedono come mai non fate anche musica medio orientale, perché ci sono altre scuole che lo fanno. Quindi il Magnificat si è specializzato nella musica classica, il livello è alto perché comunque i nostri studenti a metà del loro percorso e alla fine vengono giudicati comunque da una commissione di professionisti italiani. Noi accogliamo i piccoli dai 4-5 anni, fanno un primo anno che si chiama Children's Group, è un propedeutico, si preparano musicalmente a 360 gradi, ritmica, danza, coreografia, musica, ascolto, imparano i nomi delle note e cominciano a esplorare tutti gli strumenti. Dai 6 anni possono scegliere uno strumento, c'è una piccola selezione, in base anche alle caratteristiche delle loro mani, del loro corpo, capiamo se sono più portati per uno strumento a fiato o a corda o tastiere. Il primo livello di selezione a livello ufficiale è un esame che chiamiamo Level A, primo livello, avviene verso i 10-11 anni. Poi, superato quello, arrivano al corso propedeutico, sono 3 anni di preparazione all'accademia, che poi dà un titolo universitario. Quindi dai 4-5 anni fino ai 20-24 anni, anche di più. Gli studenti sono 220, questo è il numero massimo di capienza della scuola, finché non riusciremo ad avere uno istituto più grande, e gli insegnanti sono 23. A supporto della logistica e delle attività della scuola c'è il maestro Fra Corrado Sica, che proviene da una famiglia di musicisti e che ha intrapreso uno studio sistematico della musica. Io sono della provincia religiosa di Salerno-Basilicata e questa provincia ha molti frati, siamo un centinaio di frati che viviamo su questo territorio italiano che è la Campania, e prendo un pezzo della Campania che è della zona di Salerno. Lì io avevo il compito anche a livello musicale, perché i frati hanno voluto, dopo i miei studi di teologia, che mi specializzassi in musica per poter insegnare agli studenti la musica, ai novizi, e poi rendere servizio alle celebrazioni più importanti. Quindi già lavoravo sul territorio come musicista, organista, direttore di coro, compositore, varie attività musicali. È il compositore dell'inno dei Martiri di Damasco, eseguito per la prima volta nella chiesa di San Salvatore in occasione della loro canonizzazione, e anche dell'inno Supermuros, composto per l'ingresso del custode di Terra Santa, Fra Francesco Jelpo.
Attualmente ricopre l'incarico di vicedirettore ed è l'organista titolare del Santo Sepolcro. Inoltre dirige con maestria la scuola Cantorum durante le principali celebrazioni liturgiche, contribuendo a rendere la liturgia ancora più solenne e coinvolgente. Per me è una gioia partecipare all'attività proprio più intensa scolastica anche del Magnificat, perché mi mette in discussione, no? Devo essere sempre pronto, preparato a poter dare delle risposte a chi ci viene a chiedere la possibilità di imparare. E per me è veramente un entusiasmo perché mi dà la possibilità di collaborare con altri frati come il direttore, padre Alberto, con padre Johnny, che è stato il mio predecessore nel vice direttore. Quindi con loro e insieme ai professori è un momento in cui la gioia della musica poi ci porta ad esprimere sempre meglio quello che abbiamo imparato, perché possiamo metterlo non solo a servizio dei ragazzi, ma anche a servizio delle persone che vengono ad ascoltarci nella liturgia o nei concerti. Nell'anno dell'8° centenario del Cantico delle Creature emerge con forza la profonda connessione tra la musica e il carisma francescano, che continua a risuonare anche oggi come segno tangibile della presenza di Dio in mezzo a noi. Sappiamo che quando si pensa a Dio, anche si pensa alla musica degli angeli, quando sentiamo una musica che è suonata bene, diciamo, sembra qualcosa che ci viene dal cielo, che ci porta al cielo. E quindi per Francesco era un modo speciale per avvicinare la gente a Dio. E quindi tramite quello che si fa al Magnificat è anche un modo di lodare Dio per la sua creazione, per questa musica che ci unisce. Nel Cantico delle Creature, anche alla fine della sua vita, San Francesco aveva aggiunto 2 paragrafi, uno sul perdono. C'era una lotta tra il podestà di Assisi, il capo del villaggio, della città, e il vescovo. E quindi San Francesco ha fatto questo versetto sul perdono che ha fatto la riconciliazione tramite questa musica. E mi piace pensare che al Magnificat è un po' quello che succede anche. Questa riconciliazione che si fa tramite questa musica che tocca il cuore di tutti. Tramite l'amore della musica si riesce a mettere la gente insieme, a risanare almeno un po' delle tante ferite che ci sono in questa terra in questo momento. Il Magnificat ha compiuto 30 anni, un traguardo celebrato lo scorso maggio con grande maestria, riunendo studenti e professori in un'unica armonia. Il gala concert del festeggiamento dei 30 anni era un sogno che c'era da alcuni anni, bisognava festeggiare il 25° anno. Il 30° di solito non è proprio una data importante, il 25° doveva essere, ma è stato proprio durante il Covid. Quindi abbiamo pensato al 30°, però mai avremmo immaginato a un successo così. Veramente è stato emozionante vedere tutti i bambini, gli studenti e gli insegnanti presenti con le loro famiglie. Non avviene mai perché di solito le lezioni ognuno viene nel giorno in cui ha la lezione, il concerto di Natale è anche un'occasione per vedere un po' tutti insieme, però non ci sono veramente tutti. Mentre in quell'occasione sul palcoscenico avevamo tutta la scuola al completo, è stato veramente emozionante. La storia proseguirà negli anni a venire, sostenuta dalla passione dei frati per la musica, consapevoli tanto del suo valore quanto delle sfide che si possono incontrare lungo il cammino. Penso che la musica è qualcosa che tocca a tutti. Non c'è nessuno che conosco che non gli piaccia la musica. Magari non abbiamo gli stessi gusti di musica, però comunque c'è qualcosa che ci tocca il cuore quando si sente la musica e ciascuno ha un tipo di musica che gli parla. Perché la musica in ogni vita è un arricchimento. Si vedono sempre le difficoltà all'inizio, ma quello che dà la musica è comunque un grande tesoro.
Il fatto di suonare in orchestre o di cantare in un coro con culture diverse, personalità diverse, è un arricchimento grandissimo, è unico. E questo è quello che diciamo a tutte le famiglie quando vengono ad iscriversi. Arriverà la difficoltà, arriveranno lo scoraggiamento e la fatica, bisogna superarli perché il traguardo e il tesoro che si raggiunge poi è incalcolabile. Apriti a un gesto di solidarietà e sostieni la missione della custodia di Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più urgente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.